Ben ritrovati! Avete mai passeggiato tra le stradine di Locorotondo a Natale restando comodamente sul divano di casa? Beh, oggi potete farlo. Accomodatevi perché ci penso io a portarvi lì. E ora andiamo, seguitemi. Questa volta ho lasciato la consueta cornice della costiera amalfitana e sorrentina per portarvi in Puglia, nel cuore della Valle d'Itria. Lo scopo è semplice: mostrarvi le luminarie natalizie di Locorotondo, tra le più affascinanti e caratteristiche d'Italia. Farvele vivere come se foste qui, passo dopo passo, lasciandovi trasportare dall'atmosfera di festa. Come vi dicevo, siamo qui a Locorotondo, Ugurdun in dialetto locale, borgo di circa 13.800 abitanti della città metropolitana di Bari, tra i borghi più belli d'Italia e insignito della bandiera arancione del Touring Club. La sua posizione, a 410 metri sul livello del mare, regala scorci spettacolari sulla Valle d'Itria, famosa per i suoi trulli, i vigneti ordinati e gli ulivi secolari. Muovete lo sguardo intorno a voi. La magia della sera di Natale si riflette sulle pietre bianche dei vicoli e delle facciate in calce bianca delle case. Ogni vicolo stretto, ogni balcone illuminato, ogni arco di luce sospeso costruisce un mosaico vivo e avvolgente. Locorotondo non è un borgo che si osserva da lontano, è un luogo che vi invita a perdersi nei suoi percorsi circolari, ad abbracciarne la storia passo dopo passo. Il suo nome, Locus Rotundus, racconta già molto. Deriva dalla forma circolare del centro storico, un insieme di anelli concentrici di case bianche, un disegno quasi perfetto, come tracciato da un compasso medievale. Il primo documento noto risale al 1195, un diploma imperiale di Enrico VI di Svevia, che confermava l'esistenza di un locus quidicitur rotundus con una chiesa dedicata a San Giorgio tra i feudi del monastero di Santo Stefano a Monopoli. Durante la nostra passeggiata serale passeremo anche su via Morelli. Qui
Il bianco lascia spazio all'opulenza barocca del Palazzo Morelli, costruito tra il 1819 e il 1870. Rappresenta l'esempio più elegante di architettura civile del borgo. Fermiamoci un attimo e ammiriamo il portale. È un trionfo di decorazioni in pietra, con al centro una maschera per scacciare gli spiriti maligni, sormontata dallo stemma della famiglia Morelli. I balconi hanno le ringhiere in ferro battuto a petto d'oca, con quella loro tipica curvatura aggraziata. Come abbiamo detto, la storia del borgo si sviluppa nella Valle d'Itria. Locorotondo è composta, pensate, da ben 138 contrade, dai nomi curiosi e pittoreschi: Pozzomasiello, Francischiello, Maccomacco, Muso Rosso, Uaccella. Le principali frazioni del paese includono San Marco, Trito, Mancini, Lamie di Olimpia, Crocifisso e Pellegrini. Le case che incontriamo camminando sono le celebri cummerse, tipiche abitazioni con tetti spioventi in pietra calcarea e dalle pareti bianche, costruite per proteggersi dal caldo estivo e dal freddo invernale. La parola cummersa, in dialetto, deriva probabilmente dal latino cum vertice, ovvero con la punta, e descrive perfettamente la loro forma. Questi tetti sono realizzati con le chiancarelle, le stesse lastre di pietra delle strade, ma più sottili. Vengono posate a secco, senza malta, una tecnica antichissima che richiede una maestria incredibile. Ogni pietra si incastra con l'altra, garantendo un'impermeabilità che sfida i secoli. È la stessa sapienza dei trulli, ma applicata a una forma diversa, più slanciata. Guardate come si intersecano. Le case sono alte e strette, sviluppate in verticale per sfruttare ogni centimetro. Questa verticalità crea giochi di luce e ombra affascinanti. È un'architettura che sembra fatta per dialogare con la luce. Un'altra cosa che voglio farvi notare è il colore delle case, tutte bianche. Non è solo una scelta estetica, sapete? Per secoli la calce viva con cui le case vengono tinteggiate aveva una funzione igienica, un modo per disinfettare gli ambienti in epoche passate. Oggi questa tradizione è diventata il biglietto di visita di Locorotondo,
una tela candida su cui esplodono i colori dei gerani, dei portoni in legno e del cielo terso di Puglia. Ecco quindi che, come potete immaginare, il grigio dei tetti, il bianco delle case e l'azzurro del cielo creano un'atmosfera unica. Non stupisce quindi che Locorotondo sia stata scelta come set per tanti film, da Casanova 70 a Così è la vita. C'è qualcosa di cinematografico in questi scorci. Durante la nostra passeggiata per Locorotondo non dobbiamo perderci la torre dell'orologio. Costruita nel 1819, un tempo ospitava il municipio. Oggi è la sede della biblioteca comunale e dell'archivio storico. Diciamo che rappresenta la memoria di carta di Locorotondo. Ma ci sono ancora piccoli gioielli da scoprire, come la chiesetta di San Nicola, risalente al 600 e che al suo interno custodisce affreschi dai colori vivaci con i miracoli di San Nicola di Mira. La sua atmosfera intima è un contrappunto perfetto alla grandiosità della chiesa madre. In questo labirinto bianco ogni angolo è una sorpresa, una corte nascosta, un bassorilievo antico, un'edicola votiva. E ora continuiamo a descrivere le bellezze di Logorotondo. Al centro del borgo si erge la chiesa madre di San Giorgio Martire, costruita tra il 1790 e il 1825 sulle rovine di precedenti edifici, con facciata neoclassica, campanile e cupola alta 35 metri, pensate. La devozione a San Giorgio si esprime soprattutto nella festa patronale, dal 21 al 24 aprile, con luminarie, concerti, processioni e fuochi d'artificio, e nella cerimonia del dono, la consegna delle chiavi della città al santo da parte del sindaco il 22 aprile. Di grande rilievo è anche la devozione a San Rocco, patrono dal 1787, festeggiato ad agosto con fiere, processioni e spettacoli pirotecnici.
E ora parliamo delle sere di dicembre. Durante queste serate, Locorotondo si trasforma. Le luminarie natalizie, tra le più belle e caratteristiche d'Italia, illuminano ogni vicolo e piazza, facendo risplendere il borgo in un'atmosfera da fiaba. Piccole piazzette accolgono presepi e miniature di antichi mestieri, come se il passato fosse rimasto qui, pronto a dialogare con il presente. Profumi di olio caldo, pettole, cartellate e vin brûlé riempiono l'aria, rendendo l'esperienza multisensoriale, anche se solo attraverso lo schermo. E ora voglio raccontarvi un'altra leggenda. Non lontano dai vicoli, tra le luci e le ombre, si racconta la leggenda del monachello, uno spiritello benevolo e dispettoso che aleggerebbe tra le case di Locorotondo. Conosciuto anche col nome di Umunacid, si dice che porti fortuna alle famiglie che lo incontrano, ma non manca di piccoli scherzi. Arruffa le criniere dei cavalli, fa sparire oggetti, sussurra all'orecchio dei suoi prescelti o, quando è arrabbiato, può far sobbalzare chi dorme. Passeggiando tra i vicoli, lasciatevi trasportare dall'immaginazione e chissà, forse vi capiterà di intravederlo tra una casa e l'altra.
Gli scorci più suggestivi si aprono dal belvedere del borgo, in particolare quello accessibile da Piazza Vittorio Emanuele, quello da cui siamo partiti, dove lo sguardo corre tra vigneti, ulivi e trulli, come un presepe sospeso. La campagna ordinata della Valle d'Itria si stende ai nostri piedi, mentre il borgo ci avvolge con la sua eleganza semplice e la magia delle luci natalizie. Locorotondo non è solo da vedere, ma da vivere. Nei vicoli troverete botteghe artigiane, negozi di ceramica e tessitura, osterie e cantine dove assaggiare il Locorotondo DOC, vino bianco che racconta la storia delle colline circostanti. La città invita a fermarsi, assaporare, respirare lentamente ogni dettaglio, proprio come nei cammini degli antichi sentieri della costiera. Oltre al Locorotondo, nei dintorni, è facile esplorare altri gioielli della Valle d'Itria: Alberobello con i suoi trulli patrimonio UNESCO, Martina Franca con palazzi barocchi e festival d'opera, Cisternino con i suoi fornelli e osterie, e Fasano con mare, zoo safari e spiagge. La sera di Locorotondo, tra vicoli bianchi, commersa, luci sospese e presepi, è un'esperienza che rimane nel cuore. Ogni curva riserva un piccolo incanto, ogni piazza un ricordo luminoso.
Lasciatevi guidare dalle luci, dai profumi e dai suoni discreti del borgo, guardando attorno a voi, respirando l'atmosfera e lasciandovi trasportare dalla magia del Natale. Capirete perché Locorotondo è tra i borghi più belli d'Italia. Buona visione e lasciatevi incantare dalla Puglia natalizia, tra tradizione, storia e magia autentica. Se questo viaggio tra le luminarie di Locorotondo vi ha emozionato, lasciate un like, condividete il video e iscrivetevi al canale
per non perdere altri scorci unici e spettacolari dell'Italia. A presto, ciao!